Ciao a tutti amici lettori, bentornati, sono Silvana, lo sapete. Oggi volevo parlarvi di questo autore meraviglioso, uno delle menti più importanti del XX secolo, Pierpaolo Pasolini, scrittore, poeta, giornalista, sceneggiatore, regista, intellettuale, di tutto. Se vi capita qualcosa di Pasolini, dagli articoli alle poesie, leggetelo perché era uno scrittore meraviglioso a dir poco, scriveva benissimo. Questo, Ragazzi di vita, è forse il suo romanzo più famoso, bellissimo, racconta senza mezzi termini la vita cruda, violenta, difficile dei ragazzi che vivono nelle bidonville intorno a Roma nel dopoguerra, le lotte tra bande, la difficoltà, ragazzini abbandonati dalla famiglia, dalla società, da tutti, vivono negli stracci, vanno in giro a fare le bande, insomma. È un libro molto crudo, molto violento, scritto benissimo, famosissimo. Se non l'avete conosciuto leggetelo perché vale veramente la pena, Ragazzi di vita. Il secondo romanzo di cui vi parlo oggi è questo, Una vita violenta, che è simile a Ragazzi di vita, solo che racconta la vita di un ragazzino solo, Tommasino, non è una banda. Anche questo è simile, racconta della vita difficile di questo ragazzino che deve riuscire a cavarsela da solo, diciamo, vivendo per strada. Scritto benissimo, adatto per tutti, un libro veramente molto molto bello. Quest'altro, L'odore dell'India, un libro meraviglioso, adatto per tutti, donne, uomini, ragazzi. Nel 61 con Alberto Moravia e Elsa Morante Pasolini fece un viaggio in India e qui racconta le sue emozioni, le sensazioni, la vita della gente che vive lì, così diversa dalla nostra. Scritto benissimo, meraviglioso, io l'ho letto, è uno dei romanzi più belli che abbia mai letto, se vi capita leggetelo. Io parlerò ancora di Pasolini perché è uno degli autori più importanti del XX secolo, c'è tantissimo da dire sui suoi scritti, sulla sua vita, le sue opere come giornalista, come poeta, ve ne parlerò ancora perché a me è piaciuto tantissimo. Adatti per tutti, Ragazzi di vita e Una vita violenta sono un po' forti come romanzi. L'odore dell'India è più per tutti, diciamo. Se volete provare e non conoscete Pasolini, consiglio L'odore dell'India per capire com'era, oltretutto è anche un romanzo abbastanza breve. Per capire come scriveva va benissimo, adatto anche per i ragazzi. Fatemi sapere se anche a voi piace, che cosa ne pensate, parlerò ancora di Pasolini perché io lo adoro. Alla prossima, ciao!